chiamo Camilla Cerioli e a nome di Forum Retail vi do il benvenuto al secondo appuntamento con le nostre video interviews, organizzate in esclusiva anche quest'oggi con un ospite di eccezione. Analytics Leader, Keynote Speaker, Advisor di Startup e di Università. È stato nominato per 3 anni consecutivi una delle 100 persone più influenti nel Data Driven Business nel Regno Unito. In passato ha lavorato in aziende come Siemens, Vodafone, Pirelli, eBay, PayPal e Booking. Ed è con piacere che vi presento Davide Cervellin, Chief Marketing e Data Officer di Telepass. Ciao Davide. Ciao Camilla, grazie per avermi invitato. Allora, partiamo subito con un tema cruciale di quest'anno che è la sostenibilità. La mobilità è trasversale a tutti i momenti di vita e di business, dal delivery allo smart working. Ci racconti un po' il progetto e il concetto di mobilità sostenibile di Telepass e quali sono poi i benefici per il mondo retail? Sì, allora, Telepass è da sempre stata una società che ha al cuore del suo core business la sostenibilità, perché basti pensare a uno studio che abbiamo recentemente fatto con Ca' Foscari. L'utilizzo del Telepass per il pagamento del pedaggio sotto al casello, quindi non fare la coda, non doversi fermare, ripartire, eccetera, eccetera, genera un risparmio di 26 milioni, oltre 26 milioni di tonnellate di CO2 l'anno. Quindi un risparmio veramente notevole all'ambiente. E noi però non ne abbiamo mai parlato, abbiamo sempre parlato della convenienza, del fatto di non fare la coda. Però ci siamo accorti, soprattutto nel mondo post-coronavirus, un mondo che sta rispondendo a quello che è successo con un'enfasi su mobilità alternative, perché mentre fino a ieri tutti andavano nelle metropolitane, nei treni, stipati come sardine, oggi questo non solo non è più possibile, ma anche la gente non lo vuole fare e quindi si sta informando su quali sono modalità alternative di trasporto. E noi all'interno del mondo Telepass Pay offriamo servizi di mobilità alternativa, offriamo la sharing mobility, il monopattino, la bicicletta, lo scooter, offriamo anche servizi di lavaggio auto e sanificazione dell'auto, proprio perché adesso le persone hanno molta attenzione sul fatto che magari nell'auto è salito l'amico che forse non so dove è stato, eccetera, eccetera. Quindi non voglio trattare male l'amico, però dopo che è uscito sanifico la macchina. E abbiamo poi anche lanciato un servizio di noleggio di lungo periodo che si chiama Telepass Next, che sostanzialmente va a cavalcare quello che è un bisogno che abbiamo visto in Cina, che rispetto al virus loro sono circa 4-5 settimane avanti rispetto a noi. Abbiamo visto un trend di salita di acquisto delle auto, perché appunto la gente che prima andava in treno ora non ci vuole più andare, l'alternativa è l'auto. Quindi abbiamo lanciato anche un servizio di quel tipo, sempre nell'ottica di cercare di permettere al cliente di scegliere qual è il modo più adeguato per raggiungere la sua destinazione. E quindi appunto questo focus noi usiamo questo claim che è clean, safe and green, quindi modalità sicura, perché noi abbiamo delle polizze assicurative che permettono al cliente di arrivare a destinazione con non solo l'RC, che è un'assicurazione obbligatoria per l'auto, ma anche un'assicurazione infortunio e mobilità, un'assicurazione assistenza stradale. La nostra infortunio e mobilità, tra l'altro, questo ci tengo a dirlo, dopo circa 2 settimane dal lockdown siamo riusciti a includere anche la copertura assicurativa per ricovero da coronavirus. Quindi abbiamo proprio capito che c'era un problema, un'esigenza, abbiamo modificato il prodotto. E poi appunto quindi safe, clean, perché appunto con il tema di pulire il veicolo, di sanificarlo, eccetera eccetera, è molto importante, e poi green per tutti i temi che ho detto prima riguardo alla mobilità, sharing mobility, che è molto sostenibile, e poi anche appunto il caro vecchio pedaggio che se pagato con Telepass è molto più sostenibile che non facendo la coda al casello. Il vostro claim mi rimanda molto e ci rimanda un po' anche a un concetto molto importante per Telepass, che è quello dell'open innovation. E che cosa vuol dire proprio per voi accelerare la contaminazione tra le start-up e i progetti innovativi, che poi sono quelli in un settore come quello della mobilità? Certo, ma ho parlato di lavaggio dell'auto. Il lavaggio dell'auto non lo fa Telepass, lo fa un'azienda che si chiama Washout, che è una startup ed è una startup che secondo me la cui relazione con noi esemplifica il nostro approccio all'open innovation. Cioè noi abbiamo identificato questa startup come startup che eroga un servizio che poteva essere interessante per i nostri clienti. Abbiamo fatto un ingresso nel loro capitale dapprima con una quota bassa, circa il 5%, che però ci permetteva
di studiarne le dinamiche e soprattutto di esporre il loro servizio ai nostri clienti. Una volta visto, circa un anno e mezzo dopo, che il servizio ai nostri clienti piaceva, che la startup aveva molto potenziale, era molto ben gestita, abbiamo fatto salire la nostra quota, e questa notizia è di un paio di mesi fa, fino al 70%. Quindi adesso Washout è un'azienda del gruppo Telepass, e continuiamo a erogare i nostri servizi e abbiamo una relazione con questa azienda che è biunivoca, cioè il cliente vede Washout nell'app Telepass Pay e questo è agli effetti esterni. Agli effetti interni noi abbiamo una startup che ci contamina con la sua voglia di innovare velocemente, la sua voglia di fare challenge allo status quo, il suo approccio veramente customer centric relativamente ai servizi dell'auto e anche la sua agilità, perché come ho detto prima la sanificazione del veicolo è un servizio che a febbraio ovviamente non avevano e da aprile ce l'hanno, perché ovviamente è un'esigenza che si è manifestata e loro in quanto azienda piccola affamata dei risultati sono stati capaci di veramente rispondere al cambiamento di contesto con una velocità che una grande azienda difficilmente ha. E viceversa da parte nostra loro hanno clienti, perché esponiamo il loro servizio all'interno della nostra app, quindi 6 milioni di clienti, sicuramente una cosa che una startup aiuta molto. Diamo loro un approccio di coaching, quindi chiaramente una startup tante cose magari, tante dinamiche non le sa, le impara sbagliando, certe volte invece con la nostra guida riesce magari a evitare alcuni errori che costerebbero. E poi infine ovviamente capitali, perché noi siamo entrati nel loro capitale, abbiamo dato loro risorse per poter accelerare la loro crescita organica, perché anche qui è importante chiarire, Telepass ha un approccio non di natura acqui-hire, ma noi lasciamo che la startup mantenga il suo DNA, ci fa comodo così, quindi startup ha la propria app, ha i propri clienti, ha il proprio go-to-market e poi c'è anche Telepass che è un altro canale di entrata per i clienti sia B2B che B2C. E poi questo diciamo è quando va tutto bene. Poi ovviamente noi abbiamo un sacco di collaborazioni, un sacco di partecipazioni, abbiamo Telepass, tanto non è una società, è un gruppo, dentro Telepass ci sono varie aziende, c'è Urbi che è stata la prima startup che abbiamo comprato, poi ci sono delle altre aziende che sono per esempio Infoblu che fa data monetization per la parte dei dati di traffico, ci sono delle aziende completamente nostre tipo Telepass Pay, è una società del gruppo Telepass, Telepass Assicura è una società del gruppo Telepass e poi abbiamo delle collaborazioni, delle partecipazioni con alcune startup che abbiamo incontrato lungo il cammino, collaboriamo con acceleratori e incubatori proprio nell'ottica di dire se inciampate in qualche startup che in qualche maniera ha a che vedere con la mobilità e il cui business potrebbe essere interessante per i nostri clienti, noi vogliamo saperlo, noi vogliamo parlare con questa azienda, vogliamo fare una partnership che tipicamente nasce di natura commerciale, quindi DOT-DES, ci si studia, poi eventualmente ingresso nel capitale, poi eventualmente acquisizione totale dell'azienda con premio per i founder. Quindi un approccio veramente secondo me agile, devo dire anche in Italia non ho visto tante aziende che si muovono con questo tipo di approccio industriale relativamente alle start-up, ho visto qualche finanziario, cioè qualche azienda industriale che però ha un approccio finanziario, cioè compra per vendere, compra per l'exit, compra per i soldi, noi no, a noi non interessa assolutamente niente di quell'aspetto, a noi interessa avere servizi che si integrano nella nostra piattaforma e tutto l'aspetto culturale di cui parlavo prima, quindi io mi ritengo in prima linea per quanto riguarda l'open innovation. E tra l'altro, per quanto riguarda invece la parte strettamente retail, ci puoi svelare qualche progetto, qualche collaborazione che state portando avanti? Abbiamo letto di Autogrill anche sui giornali, ci puoi già svelare qualcosina o qualcosa che verrà in futuro? Ma posso svelare due cose, una che è andata online ieri, quindi letteralmente freschissima, che è appunto la collaborazione con Autogrill, quindi come hai detto tu si potrà ordinare il pasto nelle stazioni di servizio in autostrada per adesso dall'app Telepass Pay e questo permetterà di evitare di fare la coda all'interno della stazione, che è importante ai giorni d'oggi, perché la coda vuol dire o che ti fanno aspettare fuori perché devi rispettare il distanziamento sociale e quindi se sei troppe persone ti fanno fare la coda al sole, o vai dentro e c'è comunque un assembramento, una situazione di disagio o di attesa, insomma comunque una cosa non piacevole.
E invece con Telepaspace era possibile ordinare il pasto comodamente dalla propria auto e poi andare a ritirarlo in una corsia dedicata, quindi entri, prendi, esci, mangi. Il concetto è quello sempre di essere dalla parte del cliente e poi associare sempre. Telepass vuol dire una cosa per tutti, vuol dire saltare la coda. Bene, saltiamo anche la coda in autogrill che fa comodo. E un'altra cosa di cui ho piacere di parlare, che riguarda il mondo retail, anche se puramente digitale, è la parte viaggi. Telepass quest'anno ha lanciato un portale che si chiama Ti va di partire, che sostanzialmente è un portale che racchiude una serie di sconti per chi vuole andare in vacanza e noi abbiamo pensato questo è l'anno in cui gli italiani devono andare in vacanza in Italia. No, è stato un anno difficile per molti, però la vacanza ci serve a tutti. E quindi abbiamo pensato di fare delle partnership con dei grandi nomi del mondo dei viaggi. Cito Booking su tutti, non fosse altro perché vengo da lì, ma poi ovviamente abbiamo fatto delle partnership anche con Boscolo Tours, U-Travel, Get Your Guide, eccetera, eccetera. Abbiamo negoziato degli sconti con loro, sconti che abbiamo riportato in questo portale per gli italiani che decideranno di avvalersi dei servizi di questi player quest'anno, con uno sconto del 10% sulla prenotazione alberghiera. È un bello sconto, ok? Ed è una cosa che ci tengo a dire, io su quello sconto guadagno zero. Cioè l'obiettivo di Telepass qui non è di fare soldi, ma è di dare un aiuto alle persone che vogliono andare in vacanza e quindi tutto il beneficio che questi merchant hanno girato su di noi, io lo giro sul cliente, abbiamo costruito il portale noi e vogliamo dare a tutti i nostri clienti Telepass Pay la possibilità di usufruire di questi sconti e godersi un po' di meritato riposo. Poi, se per andare dove devono andare in vacanza ci vanno con Telepass, noi ovviamente siamo anche più contenti. Però l'obiettivo appunto era quello di, per una volta, anche un esercizio secondo me stilisticamente interessante per Telepass, che è sempre stata un'azienda che ha fatto marketing di prodotto, per una volta fare un marketing diverso. Perché Telepass non è un fine per nessuno, ma è un mezzo per raggiungere un fine, tipicamente. Il fine è la destinazione dove voglio andare. Noi abbiamo sempre parlato del mezzo, questa volta abbiamo voluto provare a parlare del fine, dando uno sconto e dire vuoi andare lì, vai lì, prenota con me, ti do uno sconto e poi vacci come ci vuoi andare, anche se ci vai pagando contanti al casello, io non sono contento, il pianeta non è contento, però lo sconto te lo do lo stesso. Io chiuderei l'ultima domanda, proprio è parlato tanto di cultura ed è una domanda un po' più personale, cioè proprio la tua ricetta, come proprio anche tutte le tue esperienze lavorative dove ti hanno portato e che cosa vuol dire poi avere successo in una grande azienda. Quindi proprio un po' raccontare il tuo percorso e anche un po' le tue passioni più personali, perché ovviamente tu fai tanto e ci piacerebbe che tu raccontassi anche questo tuo lato. Certo, ma allora io ho scritto un libro un paio d'anni fa e l'ho tradotto e pubblicato in italiano proprio un mese fa, il 1° luglio, che si intitola Office of Cards e che è una sorta di memoir, se vogliamo, no? Di tutte le lezioni che io ho imparato nella mia carriera fin qui. Una carriera che ha visto insomma dei momenti dove ho sbagliato, dei momenti dove ho fatto giusto ma per fortuna, e ho voluto catturare diciamo queste lezioni e condividerle con più persone possibili proprio per dare una mano ed evitare errori da me commessi alle persone che sono desiderose di crescere, di imparare in un mondo della grande azienda. Perché parlo di grandi aziende? Perché di libri che ti dicono molla la grande azienda, vai a fare startup, ce ne sono abbastanza. Però la realtà dei fatti è che 1 su 2 al mondo lavora per un'azienda di più di 250 persone. Quindi bisogna capire le dinamiche di questo tipo di aziende se si vuole avere una crescita anche all'interno di questi contesti. Ho scritto quindi un libro in cui ho raccolto quello che ho imparato e per rispondere in maniera puntuale alla tua domanda adesso proprio in occasione del lancio del libro sto disseminando un pochino soprattutto il mio profilo LinkedIn, che è il canale che uso di più, di alcune citazioni di me stesso, non che io sia così autoreferenziale, però l'intento è quello di promuovere il contenuto del libro, non di parlare di me stesso. Dove stamattina tu hai parlato di ricetta, io ho parlato di superpotere questa mattina. Ho pubblicato proprio un passaggio che dice: se qualcuno mi chiedesse qual è il mio superpotere, io risponderei che il mio superpotere è il desiderio insaziabile di crescere e di migliorare. Questo è.
E poi ho anche aggiunto una cosa tipo se un giovane mi chiede consiglio, io il consiglio che gli do è non accontentarti mai, buono abbastanza non esiste. E poi ho scritto una cosa tipo cioè, tendi sempre a fare meglio, domandati sempre che cosa potevi fare per farlo meglio di come l'hai fatto, e quindi fallo per te stesso e per le persone che ti stanno intorno. Quindi sostanzialmente con un'enfasi a dire io non voglio migliorare perché voglio vincere io, ma voglio migliorare perché voglio alzare la media. E alzare la media vuol dire che io alzo me stesso e appena ho alzato me stesso alzo quelli che stanno intorno a me, che poi a loro volta alzeranno quelli che stanno intorno a loro, e così si fa a tirare su un sistema. E quindi sostanzialmente questo è stato, diciamo a posteriori, perché me ne sono accorto solo dopo, solo quando mi sono fermato a riflettere anche per scrivere il libro, qual è stata la caratteristica che mi ha portato dove sono arrivato fin qui più di altre. Sicuramente fortuna, sicuramente l'aiuto di persone che nel momento giusto hanno creduto in me, eccetera, eccetera. Ma secondo me di cose imputabili a me c'è questa continua tensione al miglioramento, questo continuo desiderio di fare meglio, di non sedermi, di non sentirmi arrivato e di non tirare mai il freno, ma sempre di chiedermi cosa posso fare di più, cosa posso fare per migliorare dell'1%. E questo sia per me che per gli altri, perché in una posizione manageriale poi hai anche responsabilità diretta sulle persone, ma io questo ci tengo a dirlo, io sono così anche con i miei pari grado, anche col mio capo, cioè io mi pongo nei confronti del mio capo chiedendomi cosa posso fare io per rendere lui una persona migliore. Poi ovvio che il mio capo sicuramente ha tantissimo da insegnarmi, ma non vuol dire anch'io ho qualcosa da insegnare, e questo è vero a tutti i livelli. E quindi mi domando sempre qual è il modo in cui io posso arricchire il mondo in cui vivo, quindi colleghi, amici, parenti, eccetera, eccetera, condividendo quello che so, quello che ho imparato e gli errori che ho fatto. Davide, grazie. Io ovviamente, Davide sarà il nostro speaker a Spa Forum Retail e direi che è un'occasione imperdibile per conoscerlo e incontrarlo dal vivo. Colgo l'occasione a tutti infatti di ricordarvi Forum Retail Milano 28 e 29 ottobre Super Studio Più. E portatevi il libro che ve lo autografo. Assolutamente, assolutamente. Grazie ancora Davide, grazie. Grazie Camilla, ciao.